Ciao a tutti. Allora, qualche giorno fa, insomma qualche settimana fa, non mi ricordo di preciso quando, ho fatto insomma un video dei migliori browser internet, quindi vi ho fatto vedere una lista fra 4, 5, non mi ricordo di preciso quanti erano, dei migliori browser e ai tempi avevo detto che uno dei migliori browser era praticamente Edge assieme a, secondo me, il migliore in assoluto che è Firefox e che rimane tutt'oggi ancora nel 2024 Firefox, quindi la situazione non è cambiata. Abbiamo questi due browser che lavorano in maniera perfetta. Però se ben vi ricordate, avevo detto che questi browser, quando noi li andiamo a scaricare da internet, quindi a fare il loro download da internet ed installare nella nostra macchina, che può essere, abbiamo detto, notebook, che può essere insomma un PC fisso, insomma in tutte le piattaforme possibili, anche per esempio quelle mobili, quindi tablet, smartphone, quello che sia, non vanno bene così per come le andiamo ad installare appena scaricate da internet, perché dobbiamo fare tutto un settaggio che è semplicissimo, però che è particolare, in maniera dettagliata, per avere anche noi una maggiore privacy. Quindi ci saranno, sia per quanto riguarda Microsoft Edge, sia per quanto riguarda il Mozilla Firefox, abbiamo detto che è la stessa cosa, ci saranno dei settaggi da andare a mettere praticamente, quindi per far sì, insomma, che noi navighiamo in maniera veramente molto più tranquilla ed evitare, insomma, questa fuga, insomma, di dati che può prendere praticamente il nostro browser e che di solito fanno anche i motori di ricerca. Quindi oggi particolarmente partiremo, insomma, questo video lo dedicheremo al primo pezzo, quindi al browser per eccellenza che è il Mozilla Firefox. Quindi proprio andremo a settare, proprio a controllare di pari passo, insomma punto per punto, tutte le opzioni che ci sono possibili e immaginabili, e poi vedete appunto qui che non vanno bene per come sono settati già i browser in maniera di default. Quindi non è necessario praticamente, infatti non farò un video di scaricare il programma, di effettuare il download, perché già tutti sicuramente abbiamo il browser installato, però per chi non avesse praticamente Firefox è semplicissimo, basta fare nella pagina e scarica questo piccolo tool, insomma questo piccolo browser. Quindi partiremo direttamente con i settaggi, quindi per chi già avesse Firefox non deve andarlo a disinstallare e reinstallare, perché i settaggi, abbiamo detto, li possiamo cambiare, funziona così come i Mule, li possiamo cambiare quando vogliamo. Quindi cambiamo inquadratura e andiamo a settare in maniera veramente perfetta il nostro browser per incominciare Mozilla Firefox. Perfetto, eccoci qua. Allora, questo è il nostro Firefox, quindi presupponiamo che già voi l'avete installato nel vostro computer e chi non l'ha ancora installato perché ha altri browser può provare ad installarlo tranquillamente. Quindi basta andare su una pagina di internet e andare a fare il download di Firefox nella pagina ufficiale. Quindi una volta installato il programma in versione base, non ve lo faccio vedere io come si installa perché tanto poi lo dobbiamo andare a risettare di nuovo tutto. Questo è un Firefox appena installato, quindi facciamo il classico doppio clic, si aprirà questa bellissima schermata con tutta questa pubblicità. Ovviamente sono settaggi che voi non dovete per forza andare a fare, però io consiglio sempre di andare a fare perché ci sarà qualche cosa che a qualche persona magari può servire, come ora vi dirò, e a qualche altro invece, per esempio come me, che non serve, quindi che vado a togliere proprio le spunte. Quindi per incominciare andiamo a togliere, per esempio, come iniziale facciamo un po' di pulizia che a noi non interessa e facciamo un bellissimo elimina segnalibro. I segnalibri ricordiamoci che non sono nient'altro che praticamente i nostri preferiti, quindi i nostri siti preferiti. Su Firefox si chiameranno segnalibri. Dopodiché tutte queste scelte rapide, per esempio, a me non servono, però non influiscono sulla privacy del computer, però io voglio rendere molto più snello il sistema operativo, perché ricordiamoci che questo dato che è pubblicità, può rallentare di molto l'apertura del nostro sistema operativo. Quindi tutte queste scorciatoie, dato che comunque io lavoro molto con i segnalibri che lavoro qua sopra, non mi interessa avere un doppione con le altre icone sotto, però se voi volete potete lasciare benissimamente queste icone qua sotto. Io per esempio ora le toglierò, o chi le vuole togliere come me, basta andare sui tre puntini e fare rimuovi. Quindi su ogni pubblicità io farò rimuovi. Lo stesso per Facebook, lo stesso per Wikipedia, lo stesso per Reddit e lo stesso per Twitter. Ancora qua abbiamo Twitter, ma ora si chiama X. Perfetto. Dopodiché abbiamo anche tutte queste pubblicità, insomma, sempre da Pocket, quindi possiamo andare a rimuovere tutto quello che c'è di pubblicità che lui fa aprire. Quindi
cominciamo a snellire un pochettino tutte queste pubblicità che a noi non interessano. Siccome ce ne sono veramente parecchie, ora direttamente le togliamo tutte in un'unica volta, cambiando la pagina di internet. Questo già è stato dedicato un video, andiamo a mettere il nostro motore di ricerca, quindi in questo caso il motore per antonomasia, insomma quello migliore, quello più utilizzato, più sicuro, è la classica pagina di Google iniziale. Quindi in questo caso noi, per andare a cambiare il nostro motore di ricerca, basta andare sulle tre tacchettine, andare direttamente sulle impostazioni, quindi come prima cosa. Se non l'avete ancora fatto all'avvio, dategli la spunta che Firefox deve essere il browser predefinito. Quindi rechiamoci su pagina iniziale, direttamente andando su pagina iniziale nuove finestre, anziché Firefox Home predefinita, facciamo indirizzi personalizzati e qua scriviamo il nostro indirizzo, quindi www.google.it. Quindi questa praticamente è la nostra pagina internet, quella principale. Quindi in questo caso, se noi andiamo a chiudere il nostro browser e lo riapriamo, direttamente si aprirà praticamente una pagina di Google Chrome, di Google, scusate. Quindi già abbiamo impostato subito su Firefox la nostra pagina, praticamente il nostro motore di ricerca principale, che è quello di Google. Dopodiché dobbiamo andare a gestire tutte queste, abbiamo detto, impostazioni. Quindi in questo caso noi dobbiamo sempre andare a lavorare, per quanto riguarda il Firefox, sulle tre sbarre qua che ci sono praticamente a destra. Quindi cliccheremo all'interno e noi qua non dobbiamo fare altro che andare sempre sulle impostazioni. Perfetto, dopodiché io vi consiglio sempre di andarle proprio a leggere, noi le leggeremo tutte ad uno per vedere cosa c'è da cambiare e vi dirò che ci sono parecchie cose da andare a vedere. La prima parte è generale e si aprirà tutto questo menu, quindi sempre come si lavora su Windows. Pagina iniziale e si aprirà tutto il menu, ricerca e si aprirà tutto il menu, quindi funzionano a doppio menu. Quindi ricapitolando, primo punto, generale, vediamo cosa dice. Allora, all'avvio dirà se volete insomma memorizzare il Firefox come browser predefinito. Abbiamo detto sì, quindi una volta che noi memorizziamo il browser, questo ve lo dirà lui appena voi aprite la prima volta Firefox, di metterlo come browser predefinito. Vi consiglierei di sì. Dopodiché quindi dobbiamo togliere sempre la spunta su controlla sempre se Firefox è il browser predefinito, perché se no ci pone questa domanda in continuazione: vuoi scegliere Firefox come browser predefinito? Può essere magari un po' stancante, quindi in questo caso togliamo la spunta su controlla. Dopodiché importa dati del browser, non dobbiamo toccare niente perché va a importare i segnalibri, quindi qua non dobbiamo importare completamente nulla. Per quanto riguarda le schede invece può essere lasciato tutto per com'è. Per quanto riguarda la lingua e l'aspetto possiamo andare questo è a piacere vostro, io lo lascerò sempre in automatico, però possiamo andare a mettere, se vogliamo dare un colore chiaro o un colore scuro soprattutto, quindi diventerà tutto nero e un po' grigio la parte centrale, soprattutto per andare a riposare un pochettino gli occhi. Quindi è soltanto un discorso, praticamente questo, se vedete voi, è un discorso soltanto di estetica, ecco, quindi chiaro, io lo metterò in automatico e decide lui. Dopodiché, soprattutto il colore nero, ora lo vediamo perché è una delle impostazioni più importanti, lo troveremo quando si naviga in privacy. Ogni browser avrà la sua parte privacy, quindi direttamente un browser molto più sicuro. Quindi in questo caso ora noi cloneremo questo stesso Firefox in modalità privacy, in modalità anonima, viene detto, in modo che così voi avete fatto tutti questi settaggi nel Firefox principale, però poi immediatamente lo sposteremo tutto sulla pagina anonima. Quindi dopodiché i colori, vi consiglio di non toccare niente sui colori perché si combina un po' di problemino. Per quanto riguarda i caratteri vanno bene, possiamo anche aumentare i caratteri se qualcuno magari ha problemi di vista, quindi vuole vedere i caratteri un pochettino più grandi rispetto al normale. In questo caso si può anche agire sullo zoom, anche soltanto per il test e magari non per le immagini o altre cose, quindi questo soltanto magari per chi ha un pochettino di problemi di vista. Per quanto riguarda la lingua e tutte cose, il controllo ortografico eccetera eccetera, va bene così. Per quanto riguarda invece il download, io vi consiglierei, per evitare ogni volta di andare ad aprire questa cartella in download, che poi è semplice perché si troverà qua dentro in Explorer risorse, però
per comodità io cambio sempre la cartella di tutto quello che andiamo a scaricare da internet e ce lo ritroveremo direttamente sul desktop, quindi nella nostra paginetta qua iniziale, in modo che così non dobbiamo andare a cercare questo file insomma in tutto il computer. Quindi in questo caso per cambiare la cartella non è obbligatorio, io consiglio di cambiarla, facciamo sfoglia e andiamo su desktop e facciamo seleziona cartella. Quindi in questo caso lui tutto quello che scaricherà da internet, anche un programmino free, un open source, quello che sia, lo troveremo noi sul nostro desktop. Per quanto riguarda invece le applicazioni possiamo lasciare così tutto per com'è, salvataggio, contenuti, eccetera, eccetera, il Firefox aggiornato, possiamo controllare gli aggiornamenti anche da generare da qui, però in automatico praticamente Firefox viene aggiornato, infatti vi dirà subito che è stato aggiornato. Gli aggiornamenti si devono installare automaticamente, quindi questo lo lasceremo per come è. Lo stesso vale come prestazioni, va lasciato tutto per com'è, quindi su generale cambiamo veramente pochissimo. Per quanto riguarda la navigazione lasceremo praticamente tutto come è. Quindi dopodiché ci dobbiamo spostare sulla seconda finestrella che è pagina iniziale. La pagina iniziale, la prima modifica da fare è quella, abbiamo detto, del nostro motore di ricerca. L'abbiamo fatta all'inizio direttamente per togliere tutte quelle fastidiose pubblicità o quelle scorciatoie dei siti, quindi già l'abbiamo visto di dove si ci va. Comunque basta andare su Firefox Home predefinita, la togliamo e cliccheremo indirizzi personalizzati e qua andiamo a scrivere il nostro indirizzo che più ci piace, il nostro motore di ricerca. Quindi a chi piace MSN scriverà www.msn.it, a chi piace Bing metterà Bing, insomma qualsiasi pagina iniziale che uno vuole la può andare a inserire qua. Io vi consiglierei di mettere Google perché Google insomma è un colosso ed è veramente veramente sicura come motore di ricerca. Per quanto riguarda la nuova scheda invece possiamo tenere benissimamente quella Firefox predefinita. Allora, qua c'è scritto contenuti per Firefox Home, scegli i contenuti da visualizzare in Firefox Home. Sono le ricerche sul web, le scorciatoie, consigliati da Pocket, quello che dicevamo poco fa. Io vi consiglierei di andare a togliere sia le scorciatoie, sia quindi i consigliati da Pocket e le attività recenti, importantissime, quindi sono tutto quello che noi andiamo a fare insomma su internet, quindi in questo caso su Firefox, quindi dirà le pagine visitate, segnalibri, download più recenti, pagine salvate in Pocket. Io direi questo di qua di andare proprio a togliere tutte le spunte, quindi andare a togliere le attività recenti. Lo snippet lasciamo stare così per com'è. Dopodiché andiamo a fare, quindi importante questo fatto delle attività recenti, quindi togliamo tutte le spunte. Sul tasto ricerca, qua possiamo andare solo una questione di estetica, quello che vi piace di più, o avere un'unica barra o avere le due barrette di navigazione, quindi di ricerca e degli indirizzi. Quindi io la lascerò sempre sana, così per come la trovate qua sopra, se no se mettete questa l'avete divisa a metà con due tasti di ricerca. Come motore di ricerca predefinito possiamo lasciare il nostro Google. Attenzione, se qualche volta non basta andare a cambiare nella pagina iniziale il nostro indirizzo, per esempio se vi trovate tutte assieme, anche se qua c'è scritto Google, vi trovate per esempio la prima pagina di Amazon, è soltanto perché, e voi magari non vi capacitate perché ci sia come pagina iniziale Google, invece si apre un'altra pagina iniziale, è perché sul tasto ricerca sicuramente si è mosso qua qualche altra cosa, Bingo, DuckDuckGo, eBay, quello che sia. Quindi in questo caso dovete accertarvi anche che il motore di ricerca predefinito sia impostato su Google, quindi sia su un motore di ricerca predefinito nel comparto ricerca, sia sulla pagina iniziale www.google.it. Andiamo nuovamente a ricerca e scorriamo ancora in basso. Suggerimenti di ricerca. Scegli come visualizzare i suggerimenti dai motori di ricerca. Visualizza i suggerimenti di ricerca. Visualizza suggerimenti di ricerca tra i risultati nella barra degli indirizzi. Allora io questo di qua praticamente tolgo sempre tutta la spunta sui suggerimenti di ricerca perché mi dà fastidio ogni volta che io devo cercare qualche cosa su internet che già subito compaiono chissà quanti siti internet già prestampati, quindi direttamente io so quello che devo cercare e me la sbrigo io. Non è una cosa che riguarda la privacy, è soltanto una questione più di
precisioni, insomma, per quanto riguarda la ricerca dei siti, che non vogliamo essere in questo caso aiutati. Se voi volete essere aiutati nella ricerca dei siti, potete benissimamente lasciare queste spunte. Questa invece è una cosa che vi consiglio sempre di fare per il famoso problema di quando cambiano da soli gli indirizzi, insomma, personalizzati, le pagine iniziali. Quindi in questo caso io proporrei sempre di lasciare Google. Quindi se dobbiamo andare a rimuovere Amazon, per esempio, clicchiamo su Amazon e rimuoviamo come motore di ricerca Amazon. Lo stesso Bing evidenziamo, clicchiamo su rimuovi. Lo stesso DuckDuckGo, rimuovi, eBay rimuovi e Wikipedia rimuovi. Questo stesso invece può essere lasciato così per com'è il resto, perché non sono motori di ricerca. Sono praticamente le cronologie che noi troveremo qua sulla nostra destra. Quindi lasceremo solo un motore di ricerca, così c'è meno il rischio di andare a avere questi nostri motori di ricerca modificati. Quindi in questo caso li potremmo anche ripristinare quando vogliamo, perché abbiamo detto che questi settaggi possono essere fatti in qualsiasi momento. Abbiamo finito col tasto ricerca. Privacy e sicurezza, molto importante questo privacy e sicurezza. Allora, qua dobbiamo cambiare, insomma, pochettino, però andiamo a vedere. Io lascerei tutto come normale, quindi non toccare niente, lasciare tutto come normale, come privacy. Scorriamo verso il basso le preferenze per la privacy dei siti web. Segnala ai siti web di non vendere o condividere i miei dati. Questo è importantissimo, non lo dobbiamo andare a cliccare. Invia ai siti web una richiesta do not track. Praticamente questo è importante, vi chiederà le informazioni, che è quello appunto che noi non diamo il nostro consenso a, diciamo, prendere dei nostri dati, eccetera, eccetera, diciamo, di non seguire tutti i nostri, di non tenere tracce di tutti i nostri dati in più. Quindi questo di qua si può fare, anche se loro, se andiamo nelle ulteriori informazioni, dicono che non è sempre fattibile, dipende dal sito, però è sempre meglio andare a mettere queste due spunte. Queste sono importantissime e già queste sono spunte di privacy. Quindi capite bene che chi avesse installato il browser in maniera predefinita già aveva messo molto a rischio i dati. Quindi in questo caso Firefox è veramente ottimo, perché dà la possibilità di attivare il do not track e in più di segnalare ai siti di non vendere o condividere i nostri dati. Dico che poi si faccia o no è un altro discorso, però intanto questo browser permette di inserire l'impostazione. Per quanto riguarda i cookie, importantissimo. Allora, i cookie, i dati salvati, i cookie abbiamo sempre capito che ormai obbligatoriamente per legge che ogni sito vi dice, ancora prima di entrare, di accettare o rifiutare i cookie. Devo dire che noi li dobbiamo sempre rifiutare, se possiamo, perché purtroppo ancora non si è capito comunque il motivo, perché secondo me non è una cosa esatta, regolare. Molti siti, se non accettiamo i cookie, addirittura non fanno entrare, invece devono dare comunque la scelta di poter rifiutare totalmente i cookie, accettare i cookie oppure accettarli in minima parte. Alcuni siti purtroppo sino a oggi ancora se rifiutiamo i cookie buttano fuori dal sito, perché proprio i cookie prendono i nostri dati di quello che facciamo nel nostro web. Quindi in questo caso intanto direi di eliminare, dare un colpo su elimina dati ed evidenziare il tutto e fare elimina, in modo che facciamo elimina adesso e facciamo una bella pulizia per quanto riguarda i cookie. Ovviamente vi consiglio sempre per la privacy, quindi importantissimo la privacy, siamo nella privacy, quindi qua si tratta proprio di privacy. Eliminare, cliccare su elimina cookie e dati ogni volta che noi chiudiamo il nostro Firefox, quindi non dobbiamo andare a fare ogni volta impostazioni, privacy, elimina dati, perché direttamente ogni volta che noi finiamo di navigare su internet per quanto riguarda il Firefox, però direttamente alla chiusura si elimineranno tutti i cookie, quindi direttamente non dobbiamo avere questo piccolo pallino di andarci a ricordare di eliminarli a mano. Per quanto riguarda le credenziali e la password, chiedi se salvare le credenziali di accesso ai siti web. Allora, questa è una cosa importantissima per quanto riguarda la privacy. Io ho fatto un video anche passato per quanto riguarda anche le password, insomma, a doppio livello. Insomma, io sono sempre in disaccordo sul salvataggio delle password per quanto riguarda sia i siti che in internet, perché uno diciamo non è una bella cosa, perché comunque tendono a farci dimenticare le password, che se noi salviamo per esempio le nostre password e accediamo automaticamente a Facebook, a Instagram,
a qualsiasi social network, a qualsiasi negozio che possa essere Amazon, questo fa dimenticare a noi la password da andare a inserire, perché ovviamente non la chiederà più. Quindi e poi se si siede qualche altro al nostro, insomma, sul nostro computer, la nostra postazione, già direttamente basta che clicca sul sito ed entrerà senza chiedere una password. Quindi questo è assolutamente da non fare. Quindi in questo caso io direi, insomma, di chiedere, sì, si può anche inserire di chiedere di salvare le credenziali, però è chiedere. Quindi voi, se vi chiede di memorizzare quella password, in alto a destra vi spunterà qua, cliccate sempre su mai. Questo è un consiglio che vi do io, proprio per le motivazioni che vi ho dato qualche secondo fa. Quindi quando vi chiede qualsiasi memorizzazione di password, cliccate sempre su mai. Lo so che vi farà perdere quei 2, 3, 10 secondi in più, però è meglio sempre, credetemi, andare a inserire una password ogni volta che entriamo su un social network o su un sito internet, che invece metterla solo una volta, memorizzarla, e questa password è alla mercé di tutti. Quindi in questo caso compila automaticamente le credenziali di accessi, invece si potrebbe anche andare a togliere la spunta, suggerisci e genera password complesse, queste si possono andare a togliere, suggerisci alias di posta elettronica per proteggere il tuo indirizzo email, questo si può anche andare a togliere, visualizza avvisi per le password di siti coinvolti in violazione dati, questo è importantissimo invece andarlo a lasciare. Quindi in questo caso possiamo andare a lasciare tutto qua per com'è e scendiamo giù su modulo e compilazione automatica. Compila automaticamente i dati relativi alle carte di credito, quindi carte di credito salvate. Quindi in questo caso praticamente dobbiamo anche togliere, possiamo intanto andare a fare un'ulteriore informazioni per vedere cosa dice lui. Con Firefox è possibile compilare automaticamente nei moduli web le informazioni salvate relative ai dati della propria carta di credito. Ad esempio, quando si effettua un ordine online, per ordine online, per precauzione il numero CCV della carta di credito non viene salvato. Quindi in questo caso lui che vi sta dicendo che direttamente, una volta che noi facciamo un acquisto, lui memorizza insomma tutti i nostri dati della carta di credito, però tranne il CVV, che insomma è il codice, quello importantissimo. Oserei dire, sempre come le password, di andare a togliere questa spunta. Dobbiamo compilare, perdendo un pochettino di tempo noi, tutti i nostri dati della carta di credito, quindi data di scadenza, numero di carta, tutto quello che è nome e cognome, tutto quello che interessa, quindi non già averla là salvata. Quindi questo è sempre un consiglio che vi do, soprattutto che si parla qua di soldi. Quindi andiamo a togliere la spunta su moduli e compilazione automatica. Per quanto riguarda la cronologia anche importante, riguarda la privacy, quindi sempre abbiamo già visto su Windows il settaggio di andare a togliere e lasciare meno tracce possibili, quindi impostazione cronologia. Utilizza impostazione personalizzate. Per ora lo lasciamo così, ora lo andiamo a togliere perché conserva la cronologia di navigazione del download, la andiamo a togliere, conserva la cronologia delle ricerche, la andremo a togliere, e cancella la cronologia a chiusura di Firefox, questo è importantissimo, lo andiamo a lasciare. In questo caso noi già andiamo a cliccare un colpo di cancella cronologia e mettiamo completamente tutto, ultima ora possiamo mettere anche tutto, lasciamo, e facciamo cancella adesso, e lui già mi fa una piccola pulizia della cronologia. Però questo poi non servirà più, perché? Perché qua andiamo a togliere, una volta tolte queste prime 3 spunte, a non salvare la cronologia, quindi praticamente diciamo a lui di non salvare mai la nostra cronologia, quindi tutto quello che facciamo in internet non viene mai salvato su cronologia. Sempre per questioni di privacy io consiglio di andarla a togliere. Ovviamente dirà subito di riavviare il nostro Firefox adesso, quindi facciamo riavvia Firefox. Si riavvierà di nuovo il Firefox, rifiutiamo sempre i cookie e andiamo di nuovo, ci riportiamo di nuovo lì. Quindi impostazioni, eravamo arrivati a privacy e sicurezza. Quindi scendiamo giù, eravamo arrivati su cronologia, dopodiché dobbiamo andare nella barra degli indirizzi. Quindi nella barra degli indirizzi qua è una questione soprattutto di quelle cose che vengono aperte praticamente qua sulla destra, in modo che noi possiamo avere delle scorciatoie, però che sempre chiunque può vedere. Quindi in questo caso io direi di andare a togliere tutto quello che non vogliamo fare vedere, insomma, che è superfluo. Quindi in questo caso cronologia di navigazione la andremo a togliere. I segnalibri importantissimi li lasciamo, perché ricordiamoci che i segnalibri sono praticamente la fotocopia dei nostri
preferiti dei siti internet. Le schede aperte le andremo a togliere, le scorciatoie le andremo a togliere, così come anche i motori di ricerca. Quindi lasceremo nella barra degli indirizzi soltanto i segnalibri. Qua andiamo sui nostri permessi, questo è molto importante, cioè quello che noi diciamo a Firefox che può fare con i nostri parti hardware del nostro computer. Quindi come prima abbiamo la posizione, qui andando su impostazioni possiamo andare a inserire dentro qualche sito che a cui non vogliamo far sapere la nostra posizione, quindi basta che andiamo a cliccare inserire un sito, facciamo salva modifiche e diciamo a quel sito che non deve mai andare a memorizzare la nostra posizione, quindi questo è il vostro piacimento. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, per chi avesse di più un notebook, un all-in-one che hanno già fotocamere preinstallate all'interno, oppure anche dei fissi che hanno delle fotocamere installate via USB. Impostazioni, qua la stessa cosa, possiamo andare a rimuovere i permessi per quanto riguarda anche il comparto della fotocamera. Lo stesso per il microfono e lo stesso insomma per la sezione altoparlanti, l'audio, tutto quello che è notifica, rivoluzione automatica, tutto quello che è. Quindi qua andiamo a scegliere i siti dove si devono permettere di fare alcune cose e altri invece no. Blocca le finestre pop-up, importantissimo, lasciamo la spunta per com'è. Le famose finestre pop-up sono fastidiose, sono tutte quelle pubblicità quando si apre una pagina internet che se ne aprono 2, 3, 4 di continuo. In questo caso poi faremo un altro video perché vi dirò quale sono, di solito questi si chiamano hardware, quale hardware andare a mettere sui nostri motori di ricerca con delle estensioni proprio per andare a bloccare il più possibile, perché non sono infallibili, però ce n'è uno che veramente lavora veramente bene, che se su 100 pagine lasciato così per com'è vi se ne apriranno 500, invece su 100 pagine magari qualche 80-90 le riesce a bloccare come pop-up. Poi farò un video dedicato. Avvisa se un sito web cerca di installare un componente aggiuntivo, questo oserei dire di andare a lasciare sempre la spunta, importantissima. Raccolta e utilizzo dei dati Firefox. Consente a Firefox di inviare a Mozilla dati tecnici relativi all'interazione con il browser. Io oserei dire questo di qua che può essere anche tolta la spunta. Consente a Firefox di installare e condurre studi, io oserei dire questo è andarlo a togliere. Io non voglio insomma che Firefox installa cose sul mio browser se non solo quello degli aggiornamenti. Consente a Firefox di inviare segnalazioni di arresto anomalo in sospeso, non serve a granché. Già Firefox, se qualche cosa nel suo browser non va, già lo sa, non ha bisogno che noi inviamo delle segnalazioni. Sicurezza. Protezioni contro contenuti ingannevoli e software a rischio. Blocca contenuti a rischio e ingannevoli, assolutamente da lasciare. Blocca download a rischio, se volete potete anche lasciarlo. Avvisa in caso di software indesiderato e non scaricato abitualmente. Quindi direttamente lui vi dirà se quel software che stiamo scaricando è un software a rischio, soprattutto perché non è mai stato scaricato. Quindi, fra virgolette, non ci saranno tutte quelle recensioni per quanto riguarda quel programma scaricato. Certificati. Interroga risponditori per confermare la validità attuale dei certificati. Lasciamo sempre la spunta. Considera automaticamente affidabili i certificati radici installati dall'utente in Firefox e lasceremo anche qui sempre la spunta perché siamo noi a decidere di installarli. La modalità HTTPS lasciamo non attiva, DSN lasciamo tutto per com'è, attiva DSN lasciamo tutto per com'è, già abbiamo fatto un video e vi ho fatto vedere come andare a modificare i DSN, quindi partire dai DSN del nostro ISP e andare a inserire quelli che voi volete, quindi anche quelli di Google per intenderci. Quindi già questo comparto, anche se non lo andiamo a settare qui, è stato settato con un programma e questo di qui può essere lasciato così per com'è. Dopodiché andiamo su sincronizzazione, non dobbiamo fare niente su sincronizzazione, altro da Mozilla qua non servirà completamente a nulla. Quindi già avete ben capito quanti settaggi c'erano da fare per il nostro browser Firefox, in modo che ora navigheremo in maniera molto più sicura, soprattutto stare attenti nel comparto privacy. Nel comparto privacy abbiamo tolto veramente tanto, a partire dalle credenziali e password, a partire dai cookie, a partire dai moduli di compilazione automatica, a partire soprattutto dalla cronologia. Quindi qua è stato fatto veramente
tanto. Possiamo chiudere il nostro browser e andare praticamente ad aprire il nostro browser in questa maniera e già spunta bello pronto, rifiutiamo sempre i cookie, spunterà bello pronto già per andare a lavorare. Quindi in questo caso, ultima cosa ed importantissima da andare a fare, che cosa è? È soltanto di andare ad attivare quella famosa pagina, praticamente vi dicevo io, praticamente di pagina anonima di Firefox. Come si attiva questa pagina in incognito? Quindi noi dobbiamo lavorare sempre con la pagina in incognito, quindi dimenticarci poi di questo Firefox. Allora, non dobbiamo fare altro che prendere questo Firefox e trascinarlo, vi consiglio di trascinarlo nella nostra barra qua delle applicazioni. Quindi prendiamo col tasto sinistro del mouse e trasciniamo il collegamento, quindi abbiamo fatto una fotocopia di questo, quindi qua non c'è bisogno di andare a risettare tutto perché è preciso identico. Dopodiché cosa dovete fare? Questo ve lo consiglio. Ci posizioniamo sopra Firefox, tasto destro, nuova finestra anonima. Vedete benissimo che è completamente diversa anche l'icona. Il colore vi avevo detto che è completamente buio come colore. Qua possiamo andare a chiudere questa spunta. Questa sarà praticamente la nostra finestra anonima, diciamo, di Firefox. In questo caso dobbiamo metterci sempre sotto la finestra anonima e dobbiamo cliccare aggiungi alla barra delle applicazioni proprio per fissarli, in modo che se chiudiamo abbiamo sia la finestra normale che è arrivata a questo punto una volta che abbiamo fissato quella anonima che è questa violacea, possiamo andarla a eliminare facendo tasto destro rimuovi dalla barra delle applicazioni, in modo che sul desktop noi ci ritroveremo una pagina normale per chi volesse utilizzare sempre una pagina normale di Firefox, però tutta sempre settata. Ed in più abbiamo invece creato una pagina completamente anonima di Firefox, sempre con i settaggi di poc'anzi. Quindi praticamente questa violacea è il Firefox dove voi dovete andare a lavorare in massima tranquillità. Qualsiasi sito dovete andare a inserire come pagina principale su Firefox, è semplicissimo, quindi preferite, abbiamo detto che si chiamano segnalibri, basta che noi praticamente qua apriamo per esempio libero, scriviamo libero, andiamo su libero, si aprirà il sito che vogliamo di libero, eccolo qua, immediatamente, quindi qua andiamo a mettere i cookie, immediatamente questo sito libero basta andare sulla stellina, cliccare dentro la stellina e qua direttamente fare salva. Quindi direttamente qua, come potete ben vedere, lui ha inserito subito la barra dei segnalibri, quindi un segnalibro che sarebbe la nostra pagina insomma preferita, il nostro sito preferito qua sopra. A chiusura finale cosa altro aggiungere? Se dire che c'è da aggiungere veramente poco, se non solo che manca quell'adblock che poi andremo a installare come estensione sul nostro Firefox però questo poi faremo un video a parte, proprio per evitare tutte queste fastidiose aperture di pop-up, quindi di pubblicità, quando si apre una pagina di internet. Avete ben capito, vi ho fatto vedere il video, risultò un pochettino lungo, però effettivamente ne vale la pena andare a settare in maniera impeccabile, quindi da ora in poi potete lavorare e navigare in maniera molto molto più sicura con il vostro browser per quanto riguarda però Firefox e Mozilla, perché abbiamo settato soltanto il Firefox. Lo stesso faremo con Microsoft Edge perché andremo a fare il settaggio per una maggiore privacy, quindi i settaggi sono di privacy. Quindi che dirvi, insomma, spero che questo video sia stato veramente utile e soprattutto ora vi posso dire veramente navigate in maniera sicura e in maniera con una privacy al 100% su tutti i vostri siti web preferiti. Ciao a tutti, alla prossima!